Bentornati a tutti a questo nuovo video. Sono davvero emozionato perché, come vediamo già dalla scatola e sicuramente avrete capito dal titolo, stiamo per sfasciare lei, la Artillery Sidewinder 2. Avevamo la Genius, serviva qualcosa di più grande. Adesso l'unboxing sarà veloce perché tanto è inutile, c'è lei, due pezzi, quattro viti da installare ed è già tutto pronto, quindi consigliato soprattutto per i neofiti. Andiamo poi a vedere le caratteristiche nuove, quello che è rimasto, pregi e difetti come al solito. Siamo pronti? Subito dopo la sigla, via! Ok ragazzi, le dimensioni della scatola e della stampante sono veramente esagerate, cioè 300, 300 e 400 in altezza. Vediamo all'interno della scatola, come vi avevo anticipato, ci sono i due pezzi, poi abbiamo il tieni bobina leggermente modificato, poi lo vedremo nel dettaglio, e il classico sacchettino artillery con gli attrezzi, proprio il minimo indispensabile. Non vi fate fregare quando vi danno una stampante anche con il filamento e tutto il resto, qui artillery non lo danno, adesso va un po' di moda a farlo, ma è difficile trovare un filamento di qualità. Quindi non fatevi abbindolare dal filamento, il filamento si trova da tutte le parti, conviene comprarlo sempre da solo, di qualità, della marca che conosciamo e ci fidiamo. Adesso, come vi ho già detto anche prima, andiamo a montare 4 viti, montiamo la stampante e poi inizio a parlarvi un po' delle caratteristiche della stampante, pregi e difetti, quello che hanno cambiato e quello che hanno mantenuto invariato. Ok ragazzi, come vi dicevo, per montarla davvero bastano 5 minuti, ci sono le viti che tengono due di qua e due di là che tengono l'asse Z e poi dei connettorini praticamente pronti già da scocciati, pronti da inserire, quindi mezzo minuto e facciamo anche quelli. E poi la prima modifica visibile è il tieni bobina. Allora, ha un difetto che per le bobine, quelle sopra a 1 chilo, dobbiamo cambiare questi supportini e stamparli più grossi. Il lato positivo invece, ed era un difetto della Genius, che avendo una bobina da mezzo chilo invece ci sta perfettamente, quindi come vedete solo i professionisti usano bobine più grosse da 1 chilo, noi possiamo benissimo usare quelle da 1 chilo. Il sensore di bobina leggermente modificato, ma il meccanismo non mi sembra cambiato più di tanto, poi vedremo se funziona bene o male, ma credo che funzioni bene. Per rimanere sull'asse Z e tra virgolette un difetto che potrebbe creare problemi sempre con le bobine più grosse è che non abbiamo un rinforzo, quindi asse Z molto alta, nessun supporto di rinforzo posteriore come troviamo in alcune Ender, quindi anche quello si potrà comprare come accessorio, ma stampando il solito chilo non dovremo avere problemi neanche sull'asse Z. Scendendo troviamo le solite rutine in gomma, molto funzionali e molto comode. Andranno solo calibrate un po' all'inizio se ha dei giochi il nostro Hot-End, ma per ora mi è arrivata perfetta. Come vedete finalmente hanno messo questi cavi flat che sono fantastici da vedere, molto puliti e molto precisi. Il problema vero è che con i movimenti e le vibrazioni si potevano staccare. Loro ovviamente adesso hanno messo dei blocchi, così non rischieremo, come era successo con la Genius, di perdere il cavo flat, soprattutto questo qua. Come vedete, guardate che bella sicura che abbiamo. Tutto in metallo, a parte questa parte qua che sappiamo essere la più delicata. Anche questo è un accessorio che si trova in metallo, potevano cambiarlo. Anche questo potrebbe essere un piccolo difettuccio, ma se proprio
non ne fate ore e ore di uso, poi tutto pratico, poi se mai si rompesse si può sostituire velocemente. Upgrade molto importante invece questi supporti in metallo che trovavamo in plastica nelle versioni precedenti, soprattutto io parlo sempre della Genius, che ci permettono di regolare, dopo qualche anno, qualche mese di utilizzo si può un po' mollare anche l'asse Z e con questo noi abbiamo le regolazioni possibili anche da questa parte, poi ovviamente il metallo è molto più resistente. È stata anche una piccola modifica negli end stop, sono un misto fra quelli meccanici e digitali della Genius, funzionano molto bene, quindi sono molto funzionali, piccolo upgrade gradito. Come vedete il cavo dietro è stato rivisto e ora rasenta alla perfezione, bellissimo da vedere col suo canale apposta per infilarci dentro e non dare fastidio, soprattutto non rovinarsi col tempo. Ok, dopo aver parlato del fuori, è davvero grande e anche difficile inquadrarla tutta questa stampante 3D. Ora parliamo anche un po' dell'interno, perché è migliorata sicuramente la sicurezza con una messa a terra, c'è un sistema interno che garantisce la messa a terra, quindi non rischiamo scosse, diciamo. Abbiamo una scheda madre Ruby di 32 bit, quindi li hanno aumentati. Non era uno di quegli upgrade obbligatori, però ovviamente meglio avere più bit che meno. Sistema operativo Marlin 2.8 e soprattutto non abbiamo ventole all'interno, quindi in standby è veramente silenziosa, quasi come non averla accesa. Ultimo, ma non di importanza, anzi primo di importanza, ecco lì il sensore di livellamento automatico, quindi un grande upgrade, la comodità e soprattutto la precisione aumenterà di brutto e andremo a limitare i danni invece del difetto maggiore dell'artillery, che non si capisce come mai non lo abbiano ancora risolto, ovvero il riscaldamento del piatto e soprattutto il materiale. Questo vetro ha problemi seri con i materiali come ABS e PETG, che sono più rognosi in aderenza, quindi dovremo essere il più preciso possibile e il livellamento automatico ci aiuterà. Farò degli esperimenti con delle colle particolari per vedere se rimane attaccato meglio questi materiali rognosi. Chi invece deve stampare PLA non ha nessun problema. Hanno cambiato i materiali sotto e tutto il resto, sembrava che il piano dovesse aver risolto tutti i problemi sulla carta, invece poi dei test di altri youtuber, molti video ci sono a riguardo di questo argomento, fanno notare che sopra le 4 rotelline, come sempre per la regolazione del piatto, ci sono dei buchi di calore e rimane più freddo, quindi se vi stavate chiedendo se hanno risolto quel problema lì, no, non lo hanno risolto. La grafica della stampante rimane la stessa, quindi se ne venite da una Genius come me vi troverete a casa, perché hanno lasciato la stessa interfaccia, quindi vi troverete come a casa. Ok, mi sembra di avervi detto tutto, adesso non mi resta che attaccarla alla presa e iniziare a provarla. Vi lascio solo con un'ultima notazione, che la stampante 3D non solo bisogna vedere tutte le varie caratteristiche, il piatto, l'estrusore che ha, che tipo di software, scheda madre, ventolo e tutto il resto, ma poi quello che conta è il risultato finale, e il risultato delle artillery, proprio punteggi di precisione e tutto il resto, rimane sempre uno dei più alti. Quindi sì, avrà dei difetti, avrà dei pregi, soprattutto è una stampante entry level, pronta all'uso per chi non vuole problemi, per chi non ne sa tantissimo, non è uno smanettone e si accinge per la prima volta alla stampante 3D e vuole qualcosa di già grosso. Se no c'è la Genius Pro, che anche quella è una bomba e costa un po' meno e occupa un po' meno spazio, perché questa è davvero gigantesca. Spero di riuscire a metterla in camera dove era quella di prima, quindi nel senso il risultato finale dell'artillery è ancora difficile da raggiungere. Poche stampanti arrivano alla qualità dell'artillery, ovviamente stiamo parlando di stampanti low cost e non di stampanti professionali. Adesso andiamo a montarla e vediamo in azione la nostra stampante. Ok ragazzi, stiamo stampando il nostro primo progetto, ovvero un supporto per droni da muro, e vi voglio far sentire quanto è silenziosa questa stampante.
Parliamo di 50 decibel a 30-40 centimetri, quindi è davvero silenziosa e a quanto pare anche molto molto precisa. Non vedo l'ora di vedere il progetto finito. Ok ragazzi, prima di concludere il video vedendo il risultato di stampa, vi faccio vedere anche molto velocissimamente come andare a fare l'auto leveling. Quindi more, auto level, e lei in automatico partirà. Quindi come al solito diciamo che toglie un bel po' di lavoro, solo chi fa il leveling sa cosa vuol dire, quanto sia noioso farlo. Poi avendo molti più punti da prendere sarà anche molto più precisa. Ovviamente il leveling lo consiglio ogni volta che diamo qualche botta al piano. Con questa stampante purtroppo è abbastanza normale avere difficoltà a togliere il nostro pezzo, soprattutto di PLA dal piano, quindi a volte facciamo molta fatica, quindi conviene rifarlo ogni volta all'auto leveling. Ok, prende davvero tanti punti, quindi è consigliatissimo farlo il più possibile. Vorrei rispondere a un altro quesito che mi fate spessissimo, è cosa usiamo per pulire il piano di stampa. Io uso questo, ovvero l'alcol isopropilico, perché è come l'alcol normale, diciamo, però non è rosa. Quel rosa che vediamo nell'alcol di casa è tutto residuo che poi col calore ci rimane sopra al piatto di stampa, quindi i microfori dai oggi e dai domani potrebbero risentirne. Invece con questo, che è chiaro, non lascia assolutamente residui, costa un po' di più, però ne usiamo talmente poco che è sicuramente una spesa da fare. Come al solito vi lascio il link in descrizione. Ok ragazzi, ed eccoci qua finalmente arrivati ai risultati delle nostre stampe. Guardate la perfezione di questo supporto per droni. Riusciremo a fare pezzi con meccaniche rotanti, quindi ci vorrà tanta precisione. Questo portamazzo, guardate questa chiusura, praticamente prima stampa, impostazioni base standard, quelle che vi ho già fatto vedere nei video che vi linko qua sopra, ma la precisione di stampa ovviamente aiuta a far sì che tutto funzioni nel migliore dei modi. Direi che tutto ha funzionato alla perfezione, anche il TPU ha un po' più di stringing ovviamente come è normale che sia, ma la precisione anche nella rimozione del supporto con facilità è davvero incredibile. Poi possiamo fare pezzi di drone per aumentare il potenziale dei nostri mezzi e poi anche divertirci facendo macchinine, portachiavi e chi più ne ha più ne metta. Quindi vorrei concludere così questo video con le mie considerazioni finali. Ha sicuramente avuto dei miglioramenti soprattutto quanto riguarda l'affidabilità. Quindi abbiamo visto che tutte le nuove connessioni sono ben saldate, non avremo i problemi che avevo avuto in precedenza con la Genius. Ha risolto tanti difetti, ma ne lascia anche qualcuno, tipo il piatto che è il più grosso neo e ovviamente è quello su cui si sono scagliati tutti i recensori di questa stampante e non gli si può dare torto. Non tanto per chi stampa il PLA o il TPU, ma per chi stampa dei materiali un po' più difficili con l'aderenza sul piatto. Infatti io non li uso molto spesso e dovrò ancora fare degli esperimenti. Per il resto però che dire, i risultati parlano da solo. Uno, con la facilità con cui si può usare questa stampante, questa è di dimensioni davvero grandi, quindi i progetti potranno veramente venire enormi. Due, con la qualità del finale, del prodotto finale. Quindi non solo per un principiante, ma anche per uno che vuole già ottenere dei risultati migliori, poi alla fine quello che conta è la qualità del risultato. Con pochissime ore di studio si avranno dei pezzi veramente incredibili. Poi mi chiedono in tanti anche come si eliminano l'effetto della riga dei pezzi finali. Dobbiamo sempre ricordarci un po' che una stampa 3D lavora facendo strisce, quindi non è facilissimo eliminare questo, diciamo, effetto visivo.
Però adesso sto provando delle cere che non sono facilissime da usare, non sono comodissime da usare e ci faranno perdere un po' di tempo, ma che ci aiuteranno a livellare completamente le superfici. Quindi iscrivetevi al canale, mettete un bel like, rimanete sintonizzati perché presto vedremo anche questo prodottino. Io vi lascio al mio assistente personale, noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Perché oggi tutto attento alla mia vita, me lo dici? Non lo so. Ciao, sono Mini2. Per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra. In alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te. In basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone. In basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui. Ora devo andare.